Buongiorno dal posticino dove abbiamo dormito questa notte, il più tranquillo e silenzioso in assoluto, anche se non abbiamo capito se si poteva dormire qui oppure no. Però è mattino, nessuno è venuto a bussarci, quindi è andato tutto bene. Facciamo un recap del nostro passaggio negli Stati Uniti. Siamo entrati da Niagara Falls, quindi siamo scesi a Buffalo e siamo qui nello stato di New York. Poi abbiamo attraversato la Pennsylvania in un piccolo pezzettino che è qui nel paesino di Erie, dove abbiamo dormito sul lago. Poi siamo scesi e siamo entrati in Ohio e siamo stati vicino a Cleveland, al Cuyahoga Valley, che si trova tra Cleveland e Akron. Da qui abbiamo attraversato l'Ohio nella parte nord, siamo entrati in Indiana e abbiamo dormito questa notte vicino ad Angola. Adesso l'obiettivo è andare a Shipshewana, terra degli Amish, poi sul lago Michigan a vedere le Indiana Dunes e infine a Chicago. Siamo arrivati a Shipshewana e cosa bellissima è trovare i cavalli con le carrozze parcheggiati come se fossero delle macchinine. E le carrozze hanno pure la targa. Siamo arrivati a Shipshewana e sembra veramente di essere tornati indietro nel tempo. Vedere le carrozze trainate dai cavalli, vedere cavalli che trainano aratri nei campi. Questa è la più grande comunità degli Amish che si trova in Nord America. Gli Amish sono una popolazione originaria della Svizzera che rifiutano la modernità e quindi continuano a vivere secondo antiche tradizioni, coltivando i campi, utilizzando solamente gli animali. Questa comunità conta ben 20.000 persone ed è totalmente integrata nella città di Shipshewana e dei suoi dintorni. Particolare è anche l'abbigliamento degli Amish. Le donne indossano vestiti lunghi con un grembiule e in testa una cuffietta bianca se sono sposate, nera se sono nubili. Gli uomini tendenzialmente vestono di scuro, hanno la barba lunga se sono sposati e hanno sempre un cappello in testa. Siamo alla caccia di un bar alle 10:30, ma è tutto chiuso. Siamo noi che ci svegliamo troppo presto al mattino, però sono 10:30. Qui c'è il centro commerciale che è aperto dalle 10. Adesso andremo a farci un giro. It's open? I'm only selling coffee today. The register is not working, so just like that. Ce l'abbiamo fatta a trovare un bar aperto. Il nostro caffè americano è solo qua e il bar è anche abbastanza carino, molto in stile retro. Stiamo facendo un giretto nel centro commerciale Amish, ma a noi queste cose non è che piacciono più di tanto. Poi non abbiamo spazio, quindi non possiamo comprare niente, quindi la nostra visita nel centro commerciale è praticamente finita.
La cosa più bella di questo centro commerciale è la giostra con i cavalli che c'è all'ultimo piano. Qui c'è il Paradiso dei Bambini, un negozio pieno zeppo di caramelle. Il famoso Blue Gate, ristorante e teatro di Shipshewana. Non siamo neanche arrivati sulla Alaska Highway e ci siamo già beccati un sasso sul parabrezza, però sembrerebbe che non abbia fatto danni qua, forse sembrerebbe che abbia rimbalzato sulla cassa e poi si è atterrato dopo sul vetro, forse qua dovrebbe essere questo. Ci è andata benissimo perché la pietra ha battuto lassù sul portapacchi scheggiando leggermente, ma non ci ha rotto il vetro. Questo è il nostro Pietrulin. Arrivati al nostro secondo parco nazionale, Indiana Dunes. Abbiamo comprato la tessera annuale per i parchi americani, che è questa, e con $80 si possono visitare tutti i parchi di tutti gli Stati Uniti per un anno. Adesso operazione timbri. Abbiamo chiesto ai ranger quale fosse il percorso più interessante di questo parco e ci hanno indicato la West Beach Trails, in particolare Loop 1. E quindi... Siamo arrivati Al parco delle Indiana Dunes. In questo viaggio stiamo vedendo di tutto un po'. Adesso siamo nell'Indiana Dunes Park, dove c'è una bellissima spiaggia sul lago Michigan. Qui è estate, c'è un casino di gente. Ci sono anche le bagnine stile Baywatch, le uniche carine di tutta la spiaggia. Sono riuscita a convincere Matteo a venire sulle dune. Non sapete cosa mi ha promesso. Che cretino! Si passa dalle dune di sabbia alla foresta. In questo parco sono state costruite queste passerelle in legno proprio per non calpestare le dune e mantenere intatto l'ecosistema. E adesso si torna nella sabbia, immersi nella foresta. Stiamo entrando a Chicago
l'ultima grande città per un bel po', perché di traffico ne abbiamo abbastanza. Siamo arrivati a Chicago e la prima cosa che siamo venuti a vedere è dove inizia la Route 66. Noi ne abbiamo percorsa un pezzettino nel 2019, ma non siamo partiti da Chicago, siamo partiti da Los Angeles e siamo tornati indietro fino a Oklahoma City. Quindi adesso ci mancava questo inizio e quindi siamo venuti a vedere il cartello che è qui. Oggi pausa pranzo di nuovo schifiltosa, no, diciamo poco salutare. Siamo sulla spiaggia di Chicago e abbiamo un fish and chips e dei tacos di pesce.